Cin cin, ricoprimi di baci. Cin cin, assaggia e poi mi dici. Cin cin, diventeremo amici. C'è chi l'ha cantata con me e c'è chi mente. Buonasera a tutti. Fine di una settimana lavorativa, domani è festa, ma vogliamo anticiparla un po' la festa? E allora via con Colpo Grosso, il varietà condotto magistralmente da Umberto Smaila. Chi si ricorda di Colpo Grosso, il mitico programma sexy degli anni '80 condotto da Umberto Smaila? Domanda inutile, perché stiamo parlando di un vero cult televisivo. Il programma Colpo Grosso, che iniziò nel 1987, fu un successo e uno scandalo immediato. Al centro delle polemiche c'erano gli abiti spesso inesistenti delle ragazze che erano completamente in topless, spesso e volentieri. Le ragazze Cin Cin erano chiamate anche tutti frutti, perché ognuna di loro rappresentava un frutto. Ma che fine hanno fatto le ragazze di Colpo Grosso? Cominciamo parlando di Deborah Vernetti, che dopo la chiusura del programma ha fatto la spogliarellista con il nome di Orbetella e ha recitato in diverse pellicole degli anni 90. La più famosa è Paprika di Tinto Brass. Jasmine Liposex, svedese, è diventata una fotomodella. Poi ha sposato il pilota di Formula 1 Ivan Capelli. La relazione è finita da tempo e la fotomodella ora sta con Sergio Domper, industriale del settore farmaceutico. Patrizia Zea, dopo il programma, si sposò con Paolo Romani, che divenne poi ministro nel 2010. Dopo il debutto nel novembre del 1987 con la conduzione di Umberto Smaila, la novità più apprezzata fu la presenza delle ragazze Portafortuna, poi diventate ragazze Cin Cin, 7 donne per altrettante bibite alla frutta. La ragazza Limone, la tedesca Stella Kops, dopo aver lavorato per 15 anni come modella in tutto il mondo ed essere diventata playmate per Playboy Germania, si è impegnata a favore dell'ambiente ed è stata deputata dei Verdi tedeschi al Parlamento regionale. Attualmente è un'esperta di benessere e ipnoterapia. Tommaso? Il limone. Il limone, Stella. E guardavi di là e non capito. Ecco, il limone. La ragazza Ananas, Nadia Wiesentheirer, ragazza Ananas nell'edizione del 1989, partecipò a 2 puntate della trasmissione Matrix, in cui fece delle scottanti rivelazioni. Nell'intervista del 2007, Nadia Wiesentheirer dichiarò di aver subito nel corso della sua carriera alcuni avanzi da un politico, in cambio di una brillante carriera televisiva. Dopo il suo rifiuto ebbe diverse difficoltà a restare nell'ambiente dello spettacolo, ma partecipò ancora come ospite alle puntate di Lucidiolo. Attualmente è una produttrice teatrale e ha recentemente scritto un libro dedicato all'esperienza di ragazza Cin Cin, intitolato Piacere, sono io quella di Colpo Grosso. Nadia, sono diciamo le note caratteristiche che abbiamo ricevuto di te all'inizio ci davano appunto delle indicazioni sul tuo carattere. C'era scritto anche che in amore sei fiduciosa perché sei fedele e non tradisci mai. Siamo sicuri di questa cosa? Sì, siamo sicurissimi. Sono per la fedeltà assoluta. Non ho mai tradito un uomo. La ragazza Fragola, Elke Jensen, ragazza Cin Cin Fragola, nacque a Stoccolma nel 1966. Nel 1986 arrivò seconda a Miss Germania, paese in cui cresce, e nel 1991 entrò a far parte del cast di Colpo Grosso. Elke Jensen continuò poi la sua carriera di modella e si ritagliò qualche partecipazione in serie televisive come Baywatch e Crocodile Dundee. La sua carriera proseguì anche con la partecipazione in diversi clip, tra cui uno di Joe Cocker. Successivamente, nuovamente anche in film erotici. Signori del Senato, signori del Sinedrio, chiedetelo a Bruto, chiedetelo a Cassio, cosa dire di queste 8 ancelle, 8 meravigliose ancelle che incorniciano il nostro Sinedrio. La ragazza Mirtillo. Ovviamente non poteva mancare una bella ragazza italiana nel cast dello show, la bruna e riccia Alba Lomoro,
già presente nelle edizioni precedenti come ragazza portafortuna con il simbolo del quadrifoglio. Divenne la ragazza Cincin Mirtillo. Al termine di Colpo Grosso, nel 1989, recitò in un film sensuale di Lorenzo Onorati intitolato La Boutique. La ragazza Mandarino, la tedesca Simone Burkhard, classe 1967, è stata la ragazza Cincin Mandarino per varie edizioni con i suoi indimenticabili spogliarelli integrali, assieme alla connazionale Elke Jensen. Anche Simone è stata playmate per l'edizione tedesca di Playboy nel mese di gennaio 1988 e successivamente sul magazine Perfect Ten nel 1998. Le sue misure erano 92, 52, 89, distribuite su 1,69 m di statura. La ragazza ciliegia Esther Amy Koyman, la ragazza Cincin ciliegia, si è buttata nel cinema a luci rosse. Oggi è un'attrice per adulti molto conosciuta con il nome di Zara White. La cassiera. La gallese Amy Charles, prima attrice a luci rosse e poi cassiera al fianco di Umberto Smaila, ha inciso alcuni brani dance negli anni 90, ma la carriera da cantante non è mai decollata. E infine Nadia Piciullo. Discorso a parte per la valletta Nadia Piciullo, deceduta nel 1988 a 19 anni in un incidente stradale. Le puntate registrate andarono comunque in onda contro il parere dei genitori. La ragazza aveva partecipato anche come ospite fissa alla trasmissione L'Araba Felice, proprio in qualità di valletta dello show. Tutte le altre ragazze si sono sposate e si sono ritirate a vita privata. Stai proprio bene con questa pettinatura, Monique, proprio mi sembra veramente una... Sembra per gli uccelli. Sembri? Per gli uccelli. Come per gli uccelli, scusami? Cosa per gli uccelli, scusami? Gli uccelli qui, con le uova. Ah, il nido degli uccelli, non ho capito, stava per gli uccelli, uno non sa mai. Se questo video ti è piaciuto lasciami un like e condividi. Se ancora non sei iscritto alla soffitta di Pippo, mi raccomando iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Auguri a ragioniera Rosario Allegra di Palermo. Il Serino della notte di oggi dice: a volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada. Speriamo però, questo lo dico io, con maggiore